Ultima accensione, speriamo bene. Vado io. Aspetta, vai. Ragazzi, siamo baciati dal sole. Esisteva ancora, non era sparito, si era solo nascosto. Imbottitura sarà dura? La toglieremo per strada, però proviamo, bisogna testarla, è necessario. Apro tutto, via. Anche per capire se con l'imbottitura entra l'aria o meno. Ripartiamo dall'hotel. Proviamo a fare un giretto a Bardolino, a 5 km da qua, per respirare un po' l'aria del lago, per goderci un po' di sole, per salutare l'estate, la nostra estate. L'aria, la luce, persino i rumori sono in Italia completamente diversi da quelli cui ci hanno abituato gli ultimi 20 giorni. Non si sentono scooter che sfrecciano, non si sentono voci, clacson per salutarsi. È tutta un'altra vita, è la nostra, ma per 20 giorni ce l'avevamo quasi dimenticata. Finisce Cavaillon Veronese, ma questa che stiamo percorrendo è la strada del vino Bardolino. Altra tappa da fare, sicuramente. Già da qualche mese il Veneto ci richiama più volte e noi rispondiamo perché è sempre un piacere. Ecco il lago. Francesco mi ha appena detto, ai tedeschi vengono qua, non gli sembra vero. E neanche a me, ma sembra vero, tornando. Sento tedesca anch'io oggi. Sono 3 anni che passiamo sempre sul lago di Garda al nostro ritorno. Andremo a prendere la Milano-Venezia A4. Sì. Passiamo pure davanti al parco di Gardaland. Potevamo anche fermarci, però vabbè. Francesco non si è voluto fermare, no. Io venuta una volta a Gardaland, 15 anni avevo. Per noi all'epoca erano un po' più vicini e più fruibili sia l'acqua fan che Mirabilandia, Ravenna, Assavio, Ravenna. Finisce Castelnuovo del Garda e inizia Peschiera del Garda. Lasciamo la fila di Peschiera per prendere l'autostrada. Va ragazzi, si torna. Ultimo sforzo della Tenerona, dice Francesco. L'aria di casa! Siamo sulla 1 Milano-Napoli, file in entrata. Tra quasi 6 km, autostrada Adriatica A14, uguale casa per noi. Intanto la temperatura è salita a 28 gradi, la moto segna 30 gradi centigradi, ma è sempre ottimista, come con le temperature basse, quindi dobbiamo sempre togliere almeno 2 gradi. Stiamo attraversando il punto più problematico e difficile, quello di Bologna. Le ultime volte ci ha abituato ai 38 gradi, un conto 38, un conto i 28 di oggi.
Passata Bologna si inizierà dopo un po' a intravedere l'Adriatico e dopo il mare Artico sarà una bella emozione di vederlo. Faremo una pausa per sgranchire le gambe, cornetto per Francesco e tanta acqua da bere, da bere. Fatta benzina per la moto, fatta benzina per lo stomaco, cornetto e biscotti, ricevuti complimenti per la tenerona, direzione casa. Fine autostrada. Siamo al casello che ci vede in partenza e ci vede tornare. Ah, c'è il sole. Il nostro solito posticino alla fine dell'autostrada in cui tiriamo le somme di ogni viaggio che facciamo, ormai è diventato un appuntamento fisso. Viaggio quasi terminato, come sempre ci salutiamo al casello di Civitanova Marche, eccolo qua dietro. Sono le 5 di pomeriggio, oggi è lunedì 30 agosto, siamo partiti domenica 8 agosto, quindi 23 giorni di viaggio, 2 numeri che non significano nulla, ma servono anche per capire un attimo le tappe, l'itinerario, le difficoltà. La moto segna 867 km perché ha razzerato il trip, quindi 10.867 km, da qui a casa ne saranno altri 20-25, quindi diciamo un po' meno di 11.000 km. La moto, due parole, si è comportata in maniera eccelsa, non c'è stato il più piccolo difetto, ha festeggiato i 100.000 km strada facendo, per una moto del genere non sono tanti, però se considero che la manutenzione è stata pressoché nulla, all'attualità posso dire che una moto del genere, se l'avessi comprata, poi saremmo partiti per il giro del mondo, 100.000 km per fare il giro del mondo ci stanno tutti, olio, filtro dell'olio, candele, queste cose qua. Viaggio difficile sotto il punto di vista meteorologico, ma tanto l'avete visto dai video, questo è il video di chiusura. La moglie è stata grandissima perché ha avuto qualche momento di difficoltà, sì, perché le difficoltà meteorologiche costanti e sistematiche si sono rivelate per me anche difficoltà psicologiche, e ogni tanto ho avuto qualche cedimento che mai e poi mai si è trasformato in voglia di rinunciare, mai, questo mai. Però voglio dire, non possiamo pensare a un viaggio del genere come una vacanza sul lettino sotto al sole. È un viaggio difficile, è un viaggio che da una parte toglie, ma da una parte dà emozioni indescrivibili. Quello che possiamo dire è che un viaggio del genere andrebbe fatto non con 23 giorni di viaggio, ma andrebbe fatto minimo con un mese, forse anche 40 giorni, perlomeno per il nostro modo di viaggiare, per come ci piace viaggiare. E perché le bellezze paesaggistiche sono veramente straordinarie, stratosferiche, ne sono tante e vanno visitate con più calma. Sì, perché il globo è il punto di arrivo, ma il viaggio è lungo la strada, e in Germania, in Norvegia ci sono tantissimi posti da visitare,
e bisognerebbe dedicare minimo un giorno intero per visitarli. Noi nel viaggio di ritorno siamo andati molto veloci perché domani si torna al lavoro, quindi abbiamo sfruttato come sempre ogni singolo secondo. Per quanto riguarda il viaggio, è un viaggio che molti considerano il top dei viaggi, quindi il viaggio per eccellenza. Dal nostro punto di vista è un viaggio bellissimo che a livello paesaggistico, naturalistico sicuramente possiamo metterlo veramente all'apice, sul podio perché la Norvegia è qualcosa di eccezionale. Inimmaginabile per me, che avevo sempre un po' cercato di allontanarlo come viaggio, è stato veramente rivelatore. Però se parliamo di un viaggio avventuroso, forse la Russia dà quel pizzico di avventura in più per via della lingua, per via della scrittura, per via del visto, per via anche dell'insicurezza, mentre Capo Nord, ragazzi, non bisogna prepararlo a livello burocratico, basta decidere, partire, puntare le ruote a nord, non ci sono nessun tipo di vincoli, nessun tipo di barriere, quindi l'unica cosa è che bisogna prepararsi solo a livello proprio di resistenza contro il freddo, nel senso che se siete fortunati, come tanti lo sono stati, forse il viaggio sarà una passeggiata. Nel nostro caso abbiamo fatto anche 2000 km a 3 gradi con la pioggia e dopo 4, 5, 6 ore che sei bagnato. Per quanto questi completi sono stati eccezionali e ci hanno protetto tantissimo, comunque sia, dopo 5-6 ore inizi a sentire la stanchezza, inizi a sentire che ti dà fastidio proprio il fatto del clima, quindi giorno dopo giorno senti che arranchi sempre di più, però come dico sempre, se ce l'abbiamo fatta noi ce la può fare chiunque, fidatevi di questa cosa. Noi siamo viaggiatori solitari, ci piace stare insieme e nonostante ci piace stare insieme facciamo anche delle discussioni, quindi capitano. Assolutamente. Questa volta non abbiamo fatto una discussione. No, tornando no, su tantissime, nella maggior parte provocate da me. Bando alle ciance, diremo nel frattempo, diremo anche altre cose, non possiamo tediarvi adesso, siamo sotto un sole cocente veramente, che ci meritiamo. Esatto. A volte vi parliamo di un mezzo a 4 ruote perché assolutamente non lasceremo mai la moto. È solo perché ogni viaggio, ogni volta che torniamo, siamo più consapevoli che per viaggiare veramente per come piace a noi il fattore tempo è fondamentale e un mezzo a 4 ruote, se mai lo facessimo, è solo per intraprendere un viaggio a lungo termine. Il fatto di poter fare il viaggio a lungo termine, il fatto di avere la comodità di gestire video, foto, cioè di poter lavorare strada facendo, perché senza fare tanti giri di parole bisogna lavorare, bisogna incassare per poter mangiare, per poter vivere. Noi non siamo ricchi di famiglia, quindi non ce lo possiamo permettere, altrimenti l'avremmo fatto anche 10 anni fa, perché questo è il nostro sogno. La moto non andrà mai abbandonata, la moto è stata grandissima veramente. Poi prima di lavarla ve la faccio vedere benissimo perché è diventata lurida, ma quando è lurida stracarica la Tenerona è imbattibile. Ha avuto tantissimi complimenti strada facendo e tante persone si fissavano sulle customizzazioni. Io li guardavo da lontano che fotografavano la moto nei dettagli e dicevo: tu guarda quel tipo che mi vuole copiare la customizzazione. Facciamo gli ultimi chilometri e si va diretti a casa. Grazie a tutti, a voi. Veramente, grazie al fatto, non so a chi, che il viaggio è andato bene, perché se stiamo qua a parlarne è perché non abbiamo avuto nessun tipo di problema veramente e non bisogna darlo per scontato. Ci vediamo sul canale, dai! Buona vita però! Buona vita e buona strada! Le 3 torri di Corridonia. Corridonia ci accoglie con una giornata di sole che non vediamo da 22 giorni, anzi 23.
Siamo partiti da questo punto, davanti alla gelateria, quella mattina dell'8 agosto. È sempre un'emozione ritornare al paesino da dove si è partiti e che ci ha visti nascere e crescere, ci ha riaccolti e adesso si inizia a preparare per la prossima partenza. È così che si fa, no? Adesso sì, siamo arrivati. Moto parcheggiata, tour veloce, è abbastanza sporca. E come dice Valerio, che bella. Più è sporca e più è bella. Number one. Questo dietro le quinte. Take it to the big sea.